Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Di Radio Rossonera, è giovedì 31 luglio del 2025 in questa versione molto particolare del talk della stanza di bottoni o di tutte e due insieme messe qui a raccontarvi un pochino quello che è stata la partita di quest'oggi, una vera e propria amichevole in tutti i sensi, quella che si è conclusa pochi minuti fa aperta con la vittoria del Milan per 9-0. Lo faremo con mister Emanuele Bottoni per la prima mezz'ora, ma non solo, insomma, col mister parleremo anche di tutt'altro, perché l'amichevole, insomma, ci ha raccontato relativamente poco. Poi, insieme a te, cara la mia Beatrice Sarti, che si gusta un cafferino. Ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Com'è? Non ti ha convinto, faccia un po' strana. Non sono le mie capsule. Non sono le capsule di caffè di Bea, ma nella seconda parte ovviamente poi parleremo di mercato e di tutto quello che è invece il non campo. Saluto Morgan in regia. Ciao caro Morgan. Cosa c'è Bea? Volevi dire qualcosa? Diego ci chiede se alle 16 c'è lo stesso la trasmissione. Direi di no, visto che finisce esattamente alle 16, quindi. No, perché facciamo esattamente un'ora e mezza e quindi tiriamo dritti fino proprio alle 16. Se per caso qualcuno di voi si è persa la trasmissione o in generale non può essere qua con noi in diretta, esattamente alle 16 come finisce puoi rifarla ripartire, ed è come se avesse la trasmissione esattamente delle 16. So che c'è già mister Emanuele Bottoni e quindi Morgan mettimelo pure in onda insieme a noi, così lo salutiamo. Mister, ciao, ben ritrovato, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Mister. Innanzitutto come va? Adesso sarà dura, frutta e verdura. Vabbè, mister, insomma, ogni tanto bisogna fare un giro di vite, toh. Dovrò stare attento, pochi dolci e poche sigarette. Questo è quello che dici tu, non lo so se su questo mi sa che non ci sente. Vabbè, mister, in tutto questo io l'ho fatto lunedì, ma siccome era giusto farlo anche quando eri anche tu in presenza, ringraziare tutti quelli che ci hanno visto sabato in diretta per il post partita dell'amichevole del Milan contro il Liverpool, visto che sono stati veramente tanti. Insomma, io ho ringraziato già, però insomma penso ci tenessi anche tu. Sì, ringrazio pure io, veramente grazie di cuore, perché per una trasmissione che si basa soprattutto su cose calcistiche, di campo, eccetera, raggiungere quelle cifre, 33.000 visualizzazioni è una cosa importante, quindi ringraziamo di cuore questi generosi ascoltatori. Allora, mister, in teoria ti dovrei chiedere dell'amichevole, però insomma
ha raccontato relativamente molto poco, è stata semplicemente una sgambata per mettere un po' di minuti nelle gambe, vedere qualche giocatore che aveva giocato meno, insomma, non ci ha raccontato molto, giusto? Sì, dai, sinceramente adesso non è perché, per carità, fa tutto bene, fa tutto entusiasmo, no? Però bisogna essere oggettivi, insomma, è una sgambata, una squadra molto inferiore. Poi, infatti, sono andato un po' a vedere la Serie A australiana, praticamente è divisa in 6-7, chiamiamolo così, federazioni, no? Questa fa parte della zona occidentale, quindi è una Serie A un po', diciamo, atipica, va, ecco, perché a volte non ci sono retrocessioni, non c'è, insomma, il livello mi sembra basso, Simone, adesso con tutto il rispetto per il Milan, per la prestazione, ci mancherebbe, no? Però molto, molto fragili, dai, molto fragili. Anche il risultato in sé e diciamo così, anche la scadenza, diciamo così, dei marcatori durante soprattutto il primo tempo ha fatto capire fin da subito che era in pratica un buon allenamento per appunto far girare le gambe prima di tornare in Italia, dove il Milan tornerà nei prossimi giorni. Il 4 si ricomincia ad allenarsi con Modric, con Santiago Jimenez, prima di ripartire ancora una volta e andare questa volta in Gran Bretagna. Prima si va a Dublino e poi si va a Londra per giocare con il Chelsea. Morgan, mi metti la grafica numero 1, così giusto per raccontare a chi non l'ha vista come è sceso in campo il Milan, perché in realtà l'unica novità sostanziale è che non abbiamo giocato a 3, non abbiamo giocato a 4, anche forse figlio dell'avversario, ma abbiamo visto per la prima volta la difesa a 4 con Filippo Terracciano a destra, che tra l'altro è stato il primo marcatore, tra poco li vediamo i marcatori, a sinistra Stupinian, poi centro-destra Gabbia, centro-sinistra Pavlovic, sono stati i 4 dietro insieme a Mike Maignan in porta, Loftus-Cheek a destra e Bondo a sinistra, le due mezzali con Comotto davanti alla difesa, Chukwueze a destra e Alejandro Jimenez a sinistra con Noah Okafor come riferimento avanzato per un primo tempo che, come è scritto, è finito 5-0 per il Milan. Nel secondo il Milan ne ha fatti altri 4 e tra poco, anzi Morgan, mettimi direttamente anche i marcatori, grazie. La grafica successiva. Ma mister, non so, grandi indicazioni non ce ne ha date, però quantomeno abbiamo visto la difesa 4. No, forse sai che cosa possiamo, dire qualcosa, estrapolare qualcosa. Veramente il primo tempo siamo stati un po' più fluidi del secondo tempo, quando un po' si è ripassato un po' al 3-5-2, no? Quindi questo potrebbe dare qualche segnale sul fatto del tipo di avversario che incontri, se si lascia attaccare, potrebbe una certa disposizione aiutare forse di più, però sono ipotesi un po' così. Poi abbiamo visto che Terracciano era quello che scendeva molto di più, quindi Stupinian più bloccato e Alex Jimenez che faceva quel lavoro di equilibrio, quindi molte corse, quindi Stupinian diventava difensore centrale, braccetto, da quella parte lì, no? E poi i centrocampisti che si disponevano in modo di permettere che appunto a Terracciano di diventare mezzala, tra virgolette, no? Quindi fare questo inserimento interno, perché se hai notato si inseriva molto internamente. Sì. E questo poi io ho rivisto nei giorni scorsi un po' di Juve, soprattutto mi sono soffermato un po' sul Real Madrid e Juve quando erano 3-0, poi ci fu il famoso rigore e diciamo che le percussioni dei terzini, c'era Matuidi, no? Venivano sempre coperte. Poi magari se facciamo la prossima sabato, Simo, se la facciamo, la mettiamo una schermata del genere per far capire un po' sto fatto che se tu vedi il terzino avanti però poi c'è una copertura dietro, cioè effettivamente lui le coperture le dà. E poi ti avevo accennato pure dell'antiscalata, no? Che pure di questo dobbiamo parlare. Spieghiamo che non esiste l'antiscalata, è una cosa che dico io, cioè non è che esiste l'antiscalata, però io ho sempre detto che scalare troppo fa male perché ti espone, no? E in effetti Allegri fa l'antiscalata, cioè non fa scalare i giocatori, anzi il contrario, e spiegheremo
la prossima, per che cosa voglio intendere con questo, con qualche slide. E di questo ovviamente parleremo sabato. Bea, tu ti porti a casa qualcosa della partita? Guarda, mi porto a casa sicuramente, come ha detto anche prima il mister, l'entusiasmo, anche se ovviamente bisogna stare tra virgolette attenti, no? Quando giochi partite che finiscono così. Te lo dicevo poi anche prima, tra un gol e l'altro è passato veramente pochissimo tempo, quindi è ovvio che bisogna fare la tara su questo. Però diciamo che il clima continua a essere positivo. Credo che ci siano dei giocatori un po' più avanti a livello di condizione, di inserimento nel gioco di Allegri rispetto ad altri. Ma guarda, mi ha colpito quello che sta facendo al di là dei gol Okafor, perché non era scontato, no? Dopo l'anno che ha passato comunque è andato anche in prestito, il prestito non è andato bene, fisicamente sta sicuramente meglio di quando è partito. Però ecco, non mi aspettavo di vederlo così dopo l'ultima stagione, che di sicuro per lui non è stata positiva. Bene Ricci, mi sembra che stia crescendo, e Rafa, se tutto va bene, secondo me va verso il diventare la certezza di questa squadra. Non che non lo sia stato prima, però dato anche la mancanza di altri giocatori, che alcuni sono andati via, credo che possa essere veramente il protagonista. In chiusura, diciamo così, più o meno la trasmissione parleremo appunto di Noah Okafor. Io ho un paio di domandine per il mister. La prima riguarda Ruben Loftus-Cheek, che anche oggi è sembrato parecchio in palla. Oggi l'abbiamo visto palesemente da mezzala, ancora di più rispetto magari alle prime due, dove era in una sorta di linea 4 all'ultimo a destra, anche se più o meno non è che cambiava moltissimo rispetto ad oggi, ma in buona sostanza ha già fatto veramente la mezzala. E secondo me si candida veramente a prendere, cioè, per paradosso, se domani mattina dovesse iniziare il campionato, domani mattina, mettiamo caso che abbiamo la mezzala dei sogni, Yajari, Allegri tra lui e Fofana per me ci pensa tanto, e forse alla fine sceglie Loftus-Cheek domani mattina. Infatti secondo me tra i giocatori che prima ti dicevo, alcuni li vedo più inseriti e avanti nell'idea di Allegri, Loftus-Cheek sicuramente è uno di quei. Sì, non lo do per scontato di vedere Fofana titolare con Allegri. Io spero, che a me piace Fofana, però non lo so, non lo do per scontato. Sì, noi abbiamo visto che lui ha sempre avuto questa mezzala che si inserisce al buio, no? Sì. Il Matuidi, appunto, perché proprio in quella partita poi ha fatto un gol al buio, così che si è inserito il 3-0, ha fatto lui, quella che ti dicevo, e i vari, vabbè, parliamo di Nocerino, fu un miracolo, però perché avevi Flamini, Pogba, lo stesso Rabiot un anno ha fatto tantissimi gol, 2-3 stagioni fa, sì, perché lui ha questa cosa qua, quindi è un giocatore a lui può piacere. Poi sta mettendo i calciatori nei loro ruoli, e questo qua, quando lui dice, ecco, su questo sono d'accordo, il calcio è semplice, no? Quando un allenatore cerca di inventarsi troppo rischia di fare danni, no? Tu devi comunque mettere il calciatore, quello che non è successo l'anno scorso. Quando l'anno scorso si criticavano i calciatori, io ho sempre detto andiamoci cauti, perché se il calciatore non sa bene come stare in campo, qual è il suo ruolo, qual è vado, non vado, mi inserisco, mi fermo, chi mi copre, chi non mi copre, hai le idee annebbiate, non rendi. Invece un allenatore che ti dà indicazioni anche semplici, anche poche, non eccessive, però si parte da questa base. Poi il fatto, Simo, sai, cioè, sì, un'altra cosa che ti ricorderai che abbiamo sempre detto, non subire gol è una panacea, cioè è un qualcosa che quando tu torni a farti la doccia sei più soddisfatto, perché ti senti più forte, ti senti più solido, il portiere è più contento, i difensori coperti si sentono più a loro agio, più uniti con la squadra. Invece il fatto di essere fragili, di subire gol, ti crea uno sconforto, no? Un abbattimento morale, sei sempre insicuro perché tu dici ok, siamo 2-0, ma come stiamo messi ne possiamo prendere 3 in mezz'ora, quindi non abbiamo fatto nulla. Invece quando sei solido, l'1-0
ha un altro valore, il 2-0 ha un valore ancora di più forte. Poi volevo dire un'altra cosa, Simone. Io la vedo così. Sarà una mia pazzia, però io mi metto nei panni di Allegri, perché Allegri io l'ho capito come ragiona, cioè mi metto nei panni degli allenatori. Sto fatto della punta che serve, io non lo so se lui vuole la punta. Io non sono convinto di questo, perché era lui... più o meno la domanda che volevo farti. Vai, mister. Lo sai perché, Simone? No, poi ditemi pure voi, io vi lancio pure in idea per parlare, no? Perché non è che io sono un mago che so le cose, però perché lui, se tu ci pensi, no? Lui giocherà o nel 4-3, guarda, 4-3 ci sarà sempre o Saelemaekers o Alex Jimenez. Stanne, certo, quindi già ne giocano due. Uno dei due è Leao e l'altro può essere Pulisic come base, ti parlo. Quindi già c'è gente che sta fuori. Hai Okafor, hai Chukwueze, hai Jimenez e ne metti un altro? E poi che succede? Poi gioca Vlahovic, esempio, no? Gioca Vlahovic, gioca Leao e poi pure Pulisic. Succederà, ma ricordate che succederà di rado, Succederà di rado, Non è una cosa... La vedo più magari per una partita interna dove magari riusciamo a essere un pochino più sbilanciati, per modo di dire, ma insomma un pochino di più. Esatto. Però Perfetto. quel Milan che abbiamo visto nelle prime due partite va bene che era fatto anche per non sbracare nelle prime due amichevoli, che magari anche a livello di morale ti aiuta, non perdere subito con quello che dicevo prima. Però nella seconda parte... ma c'è un'altra cosa. Dimmi. Dimmi. No, che praticamente se gioca 3-5-2 metterà sotto punta e punta e gli altri sono centrocampisti e i quinti. Quindi dipende lui che cosa ha in testa. Lui, secondo me, chiederà di più, sì, sto centrocampista stanno trattando, se arriva sicuramente, e un altro esterno, secondo me, un altro Cambiaso, no? Uno di questo tipo qua. E secondo me sta ragionando bene. Io negli ultimi 2 anni che cosa ho condannato sempre? 4 punti esterni diciamo noi. Noi se usciva Pulisic entrava Chukwueze, se usciva Leao entrava Okafor. Tu l'equilibrio così quando lo trovi? Dimmelo tu. Per me non lo trovi, perché la squadra non era organizzata, non era corta, era sfilacciata, a campo aperto, difensori aperti, cioè così fai i danni. Invece lui, antiscalata famosa, che spiegheremo che cos'è, che non esiste ma noi ce la siamo inventata, e tante altre cose, la squadra diventa più solida, è inutile fare. Poi dire dove arriviamo, cosa facciamo è prematuro, però la solidità ci si arriva secondo me così. Mannaggia, il mister mi ha bruciato tutte e 2 le domande. Gli volevo chiedere della punta e il fatto che oggi ha giocato alto Jimenez e non ha giocato basso, ha giocato alto come ha giocato Salmaker nelle altre partite. Nella parte, però alla fine credo che in buona sostanza rispecchia quello che lo stesso Allegri aveva detto in conferenza, cioè che Jimenez lo reputa anche un giocatore offensivo, e l'abbiamo visto, ma anche nella sua prima parte di carriera al Milan l'abbiamo visto, i pregi e i difetti di questo ragazzo. Certo. Intanto dal Milan ci comunicano che domani la squadra farà rientro a Milano e la ripresa degli allenamenti sarà il 5 agosto nel pomeriggio. Ok. Quindi c'è qualche giorno di... Quindi, conta che... il viaggio che hanno... Un giorno e mezzo tra il viaggio eccetera lo si perde, quindi in pratica il l'1 e il 2 vanno via così, il 3 è domenica, quindi giornata di pausa totale, e il 4 iniziano ad arrivare i giocatori che non si dovevano... che non erano aggregati in Australia, poi il 5 tutti insieme appassionatamente, anche perché, come detto, in realtà il weekend dopo, il 9 e il 10, si gioca un'altra volta. Quindi tempo 4-5 giorni, poi si va a giocare col Leeds sabato e col Chelsea domenica. E poi arrivano le partite, quelle... sì, e poi il weekend dopo ancora vere. c'è la Coppa Italia, c'è il Bari, quindi la prima partita ufficiale. Comunque sono curiosa di capire cosa farà Allegri con Santiago Giménez, perché non l'abbiamo ancora visto da quando è arrivato Allegri. E quindi sono curiosa di capire, perché si è parlato tanto, no, dell'attaccante in questi mesi. Poi vabbè, è chiaro che quando c'è il mercato aperto si parla anche troppo, però sono curiosa di capire innanzitutto se Allegri vuole,
cioè lo vuole, lo pensa nel suo Lo pensa Milan. titolare, un po'. Esatto. E nel caso come lo utilizzerà. Mister, io ho un altro paio di domandine per te, poi come hai detto ci salutiamo, anche perché come hai detto ci ritroviamo sabato per la classica stanza del weekend. Visto che tra poco parleremo di Yajari, ma sto benedetto ragazzo ci serve per davvero? 1, 2, cosa realmente ci sposta a centrocampo? Perché ci stiamo perdendo dietro la testa da 50 giorni, evidentemente qualcosa di così impattante dovrà arrivare sul campo. Allora, per come siamo adesso con questo Loftus, che magari troverà un'annata positiva perché verrà impiegato come si deve, recupera moralmente, crede di più nel suo lavoro, non lo so perché Ricci va, secondo me è bravo, Ricci è bravo, cioè Ricci è un giocatore bravo, adesso poi prenderà confidenza eccetera. Tu hai recuperato Saelemaekers in rosa, che è tanta roba, forse non ci rendiamo conto, ma Saelemaekers ti sposta, e dobbiamo puntare su Alex Jimenez, perché Alex Jimenez è un giocatore che ha le potenzialità per essere un titolare. Poi è chiaro, un titolare nel Milan significa giochi, non giochi, entri, esci, però è un titolare, è un ragazzo valido Jimenez. E quindi a centrocampo Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, sì, forse può servire. Io l'ho visto, sono sincero, è un giocatore forte, almeno lo vedi lì, è forte. È chiaro che nel Bruce ha fatto 3 gol, quindi non ci aspettiamo il giocatore che ti fa i gol di Renders, assolutamente, però la corsa ce l'ha, la tecnica ce l'ha, si inserisce molto al buio pure lui, è uno che va alle spalle dell'attaccante, c'ha i tempi di inserimento, una bella corsa, cioè è un giocatore molto interessante. Adesso dire se va bene, 40 milioni, cosa succederà, come impatterà, non lo sappiamo. Io su De Ketelaere, Simone ci avrei scommesso il padiglione dell'orecchio, e poi con noi è andato male, anche se era un casino nel Milan quell'anno. Poi è uscito fuori che è un bel giocatore, però non ha quella Boateng, no? Non so se ti ricordi, cioè Boateng, io mi ricordo la prima volta che entrò al 70° della partita entusiasmò tutti, perché entrava come un pazzo, cioè sì, anche fin troppo. Sì, ma ti ricordi, cioè ti trascinava Boateng, no? Forte tecnicamente, forte fisicamente, esuberante, no? E Charles un po' così. Poi magari questo viene in Italia, non rende, non lo so, questo non lo so, io l'ho visto, è buono. Quindi serve o non serve non te lo so dire adesso sinceramente, però certo completerebbe il reparto, questo sì, anche perché se dopo Loftus, come facciamo aspetta, non si inquadrano, ecco, le corna, dovesse avere qualche problema, perché spesso ce li ha, non è che uno dice una cosa inventata, purtroppo ce li ha, e ti può servire sicuramente. Mister, come detto, ci ritroviamo sabato. Grazie ancora per essere passato qui con noi a commentare, più che amichevole in generale, questa prima fetta di precampionato, o meglio la tournée, visto che si è chiusa proprio oggi. Ci ritroviamo sabato. Sì, grazie a voi, vi continuo ad ascoltare. Grazie mister. Ciao mister, grazie. Adesso riassumo un po' nel Ciao, caso cara, delle ciao, domande e poi sabato E poi sì, sabato gliele giriamo al mister. gliene sottoponi. Allora, noi torniamo in studio invece, caro Morgan, perché dobbiamo parlare del resto della nostra situazione, soprattutto di mercato. In tanti in chat hanno già fatto il suo nome, lo andiamo subito a vedere in grafica, la grafica numero 3, Morgan, ovvero, tra l'altro oggi ha giocato pure, Mattia Liberali. Sì, ha giocato. Con quello che è in questo momento diciamo così, una buona possibilità di vederlo passare a il Catanzaro, squadra di Serie B allenata da una nostra vecchia conoscenza, peraltro, Alberto Aquilani, che quindi otterrebbe il ragazzo a titolo definitivo, ma con una percentuale sulla futura rivendita del 50%.
Allora, questo ragazzo non è stato gestito benissimo, perché se pensiamo che un anno fa parlavamo di lui come oggi si parla di Comotto, più o meno è quello, eh. Sì. Forse Praticamente Liberali va fatto vedere ancora di più, perché no, a Fonseca livello l'aveva schierato. di parole più o meno siamo Esatto, parole, ci aveva colpito, eccetera. Da qui a vedere un'annata del genere, a parte che proprio possiamo parlare del disastro totale che è stato Milan Futuro. Poi questo ragazzo è stato anche gestito in maniera particolare, nel conta che senso lui non ha mai giocato quasi esatto, Milan Futuro. però sembrava dovesse farne parte, poi però la primavera non è stato il massimo, non si è quasi mai parlato di rinnovo, nonostante insomma le premesse c'erano per tenersi questo ragazzo. Chiaro che così lo perdi del tutto. Ora non voglio dire che non si può giocare senza Mattia Liberali, cioè ce ne faremo una ragione sicuramente, però comunque mi sembrava un ragazzo promettente, quindi perderlo del tutto perché, cioè, sì, va bene, la rivendita del 50%, però lo perdi. Cioè non è che hai, che ne so, una recompra, un diritto, cioè per dire, non è Brahim che viene da noi e il Real sai che mantiene il controllo. Qui lo perdi, punto. Cioè la rivendita, al di là dei soldi che saranno, però il giocatore in sé l'hai perso. Ma guarda, il discorso su Mattia in realtà è uno dei tanti esempi, purtroppo, e spero che siano finiti, visto che è cambiata quantomeno la guida tecnica del Milan, quindi con un direttore sportivo vero e proprio, dei tantissimi errori di gestione che sono stati fatti negli ultimi 2 anni. È uno degli esempi. Sì. Ne parlava oggi anche Henry a obbligo. Tu passi dal giocatore della primavera trattato non bene, gestito molto male, tant'è che lui infatti non vuole rinnovare per questo motivo, fino ad arrivare al top, cioè al tuo capitano in questo momento che è Mike Maignan. Sei passato a gestire male il rinnovo di Mike Maignan, male la situazione con Teo Hernandez, male la situazione con i centrali di difesa con le valigie tra gennaio eccetera, male Emerson Royale che gli hai fatto fare la partita quando non serviva a niente ed era già in procinto di andare. Hai gestito male la situazione legata a Morata, punte eccetera, prese, tolte, fatte, ne hai gestite veramente un'infinità così. Purtroppo la gestione della rosa forse è stata la cosa più sbagliata che abbiamo fatto nelle ultime 2 stagioni. Però è un'altra di queste circostanze, la questione liberali. Speriamo di non dovercene pentire, perché comunque lo stesso Tare ne ha parlato benissimo a novembre scorso, Sì. lo ha inserito nella top 11 Dei dei giovani. giovani talenti. Evidentemente non ci ha potuto fare granché, anche perché te è arrivato a maggio e la situazione con i liberali si è incancrenita Era già compromessa. mesi maggio. e mesi e mesi fa. Quindi non ci ha potuto fare granché, il ragazzo ha deciso praticamente di non firmare il rinnovo, quindi, No, io mi aspettavo quindi tende ad andare. Mi aspettavo potesse ricucirsi, magari contare un po' la situazione, però viste le ultime non mi pare. No, mi aspettavo che si potesse un po' ricucire in modo da non perdersi del tutto con questo ragazzo, ma viste le ultime non mi pare che ci siano le premesse per poter andare avanti. No, per ora no, tant'è che infatti si sta negoziando un possibile passaggio in B con la futura rivendita. Ecco, magari come si scrivevano in chat, magari tenersi il controllo del ragazzo, quindi mettendo già una recompra fissa. Perché capisco che la futura rivendita al 50 è come dire se lo rivoglio pago la metà. Sì, Però è anche fatto che, insomma, se tu lo dai a una squadra di Serie B, la questione è che se poi dovesse far bene, difficile che vada via 20 milioni, 25 milioni dalla B, metti. E quindi, che ne so, a te ti entra in tasca 10 milioni. Dalla B vanno via giocatori per una cifra un pochino più contenuta di solito. Comunque. Pazienza ragazzi, non se ne può fare niente. Era nell'aria, cioè se non era il Catanzaro era un'altra squadra, se non era la B era la A, ma più o meno era nell'aria che sarebbe più o meno finita così.
Sì, ripeto, non mi pareva una situazione facile, però così è andata. E ripeto, fa strano perché un anno fa ne parlavamo come, oddio, deve rimanere, magari fa il titolare. Tra l'altro aveva giocato, mi pare, anche la Ma Alessandro, ma partita cosa devo dire? Devo del andare a battere i pugni. Beh, a battere i pugni lasciamo battere qualcun altro ai vetri. Ma che devo fare? Ma più che altro, Non ci cioè, posso fare niente, non ci al possiamo massimo fare posso niente, raccontarlo. cioè, vi possiamo dire che la situazione era così da mesi. Non so se ogni tanto vedevate i tweet di Matteo Moretto che ogni 2 o 3 mesi diceva sempre più lontano il rinnovo di Mattia Liberali. Cioè, noi non ci possiamo fare niente. Vabbè. Quindi non ci No, possiamo fare niente anche per delle cose ben più importanti, però questo è. Grafica numero 4, a proposito di giovani, anche in questo caso, con Bondo e Terracciano, con alle viste una possibile partenza, almeno di uno dei due. Si è interessata a loro la Cremonese, come si vede dallo sfondo. Bene. Sì, è purtroppo questa è il l'estate trend delle dell'estate. città nelle grafiche. È una bellissima piazza quella di Cremona, tra il Battistero e il Duomo. Sì, ma io non sto dicendo che sono Bella. città brutte, ma tutte le grafiche con le città dietro. Pensate, quella di Yajari cambia. È cambiata, sì. L'ho fatto per te, Daniele, perché me l'hai chiesto tutti i giorni, caro il mio Daniele Torraco, l'ho fatto per te, vedrai tra poco. La Cremonese chiede info per la possibilità di prestito per Bondo e Terracciano, più o meno simile a quello che abbiamo già visto nel recente passato per altri giocatori che sono andati via in prestito con diritto, ma con una sorta di obbligo velato. Quindi al raggiungimento di facili condizioni il diritto passa a diventare obbligo, così come è stato già per, ad esempio, uno su tutti Pobega. Questa è la situazione per questi due ragazzi che sono un po' ai margini della rosa, soprattutto mi verrebbe da dire Terracciano. Bondo rientra in questo momento tra i 6 di centrocampo, però anche lui è arrivato 6 mesi fa per milioni 13 mi pare. 13 mi Salute. sembra. E rischia di andare in Tantissimo. prestito. Cioè, se pensiamo che non solo la Cremonese. non abbiamo preso Ciacca perché volevano 13, va bene che è un'altra età, però penso che il livello, che vi devo dire, mi sembra una destinazione corretta per entrambi. Cioè il livello di questi due giocatori attualmente è questo. Poi è ovvio che ragazzi, cioè se non dobbiamo mai sbilanciarci, possiamo sempre dire ma magari crescono, diventano forti. A me non sembrano due giocatori da Milan, né uno né l'altro. Poi uno l'abbiamo visto di più, cioè Terracciano rispetto a Bondo, però Bondo da quando è arrivato davvero si è messo pochissimo in mostra. Ha avuto anche un acciacco fisico, se non erro, l'anno scorso, però però non mi sembrano due giocatori da Milan, cioè lo possiamo dire ad oggi 30 luglio 2025 non mi sembrano due giocatori attualmente da Milan. 10 più 2, sono andati a rivedere le cifre, 10 di fisso, 2 di bonus, e questa è la situazione per un giocatore che in effetti è un po', diciamo così, un po' ai margini della rosa, però insomma è stato comprato vai, ma non ti preoccupare, Morgan. Io non so quanti al posto di Moncada sarebbero ancora al loro posto dopo tutto quello che ha fatto nelle ultime 2 stagioni, ma insomma, anzi addirittura viene esaltato viene esaltato da alcuni, e quindi va bene, insomma ci teniamo, perché evidentemente non si può fare calcio senza il magico Jeff. Per quanto riguarda invece... No, stavo andando a cercare una cosa perché, dato che qualcuno in chat ha scritto che mistifichiamo la realtà, Ciacca al Sunderland è stato pagato 13 milioni. Letto su Milan News. Quindi, no, perché visto che mistifichiamo la realtà, intanto andiamo avanti. Più bonus ovviamente, però la cifra, quella è. Vabbè, mi faccio un altro regalo? Sì, No, oggi ma non mi faccio un altro non regalo. è No, me lo necessario. faccio, non ti preoccupare, ok. mi faccio io i regali. Non ti preoccupare, ogni tanto serve. Torniamo tra poco in studio perché dobbiamo parlare di Yajari 2. Comolli ha parlato di Vlahovic e ne ha parlato in maniera un po'
diciamo così, un po' diversa da quello che magari era il racconto di Vlahovic e del saluto che magari poteva fare Vlahovic alla Juventus, cioè magari anche andando incontro a una rescissione, magari anche andando incontro a troviamo un accordo, una buona uscita, eccetera, e invece c'è la questione legata come si chiama? A Comolli, che ha un'idea precisa: mettere soldi, vendo giocatore. Ma tra poco ne parliamo e poi chiuderemo con Okafor, che ha fatto discretamente bene in queste amichevoli, quantomeno sembra essere tornato a una condizione atletica discreta. Sì, Morgan, sì. metti la grafica numero 5? Grazie. Allora, siamo arrivati al giorno 49 della questione di Ardon Yajari, che oggi è tornato a Bruges dopo il matrimonio del fratello di ieri. Nient'altro da dire se non che adesso viaggio di ritorno della D, riunione plenaria tutti insieme appassionatamente, e poi si torna a parlare di cosa voler fare, anche perché il Bruges ancora una volta si è messo di mezzo e ha detto no. Io su questa vicenda ve lo dico da 3 giorni. Spero che il Milan prenda una decisione. E tra l'altro l'ultima parte della grafica, inizio prossima settimana il Milan deciderà cosa fare. Io spero che questa situazione si possa sbloccare in un senso o nell'altro, e anche perché, cioè, per ora il suo modo di fare non paga, perché non mi sembra che il Bruges stia tentennando. Ripeto, il rischio è che tu arrivi lungo e il giocatore non riesce nel suo intento, quindi il Bruges dice ok, io ti tengo lo stesso, io resto controvoglia, uguale, ti tengo lo stesso. Quindi sinceramente potresti permettertelo, sì, perché magari ce la fai, magari il Bruges ti dice guarda, vai perché tanto non hai più stimoli, non daresti quello che devi, eccetera. Però magari no. Quindi è difficile, cioè per me qui è veramente difficile dire cosa è meglio fare. Per me la cosa migliore da fare è prendere una decisione assumendosene tutti i rischi. Cioè il Milan lo vuole provare a prendere fino alla fine, quindi rischiando che poi non vada in porto, rischiando che poi ti tieni questa cifra addosso che magari non puoi spendere, oppure dici guarda basta, ho fatto tutto quello che potevo, anche perché Tare l'ha detto, loro hanno fatto il possibile, cioè loro Milan, però devi prendere una decisione con i rischi del caso, perché magari puoi pentirtene di non prenderlo, come magari puoi pentirtene di aspettarlo fino all'ultimo e basta. Per ora, in questo momento, la questione è molto semplice. Tare è rimasto al tavolo della trattativa. Il Bruges una vera e propria risposta scritta non la dà, ma in realtà anche l'altra volta non è che si è premurato troppo di rispondere subito, ha fatto decantare la situazione e l'ha fatta quasi morire di inedia l'offerta, la penultima offerta del Milan, e l'ultima più o meno si sta comportando nello stesso modo, cioè la fa uscire tramite stampa la sua risposta, ma la risposta ufficiale la fa un po' perdere così giorno dopo giorno, ma è un no, per altrimenti avrebbe già detto sì da mo', quindi dobbiamo prenderla così. E beh, è proprio la questione è molto semplice, siamo arrivati domani al giorno numero 50 5-0 e dobbiamo prendere una decisione. Il Milan, da quel che più o meno filtra, non si è dato più che 3-4 giorni. Abbiamo bisogno di fare il resto del mercato, tra poco ne parliamo. Se non arriva lui bisogna prendere una decisione se prendere un'altra mezzala oppure no. Se arriva lui o non arriva lui, sai quanti soldi hai per prendere il terzino destro? Sì, no, quanti ne hai? Idem per la punta. E in tutto ciò manca un mesetto. E ne abbiamo fatti i conti oggi con Henry, obbligo di riscatto, tra le 3 in entrata, mezzala, punta e terzino, ok? Più Adli, 4, Benasser, 5, 1 tra Ciucueso, Okafor, anche per puro livello numerico, 6, e mi manca 7 Bondo Musa
ne metto uno solo, 7, probabilmente Terracciano 8, sono 8 operazioni almeno, 8-9 operazioni di mercato in un mese, vuol dire fare a ritmo di 3-4 giorni media. Beh, il problema infatti è che tanta roba ancora. lui costa tanto, quindi non è un giocatore che tu dici, vabbè, tanto è un giocatore che prendo a zero, provo a prenderlo a fine sessione di mercato, se le cose si allineano, è un giocatore che ti porta via diversi soldi, quindi non puoi fare i conti senza questa operazione, cioè non è che puoi dire, vabbè, intanto faccio il resto, poi mi tengo lì 40 milioni, è difficile. Per questo... Ma infatti è il motivo per il quale non riusciamo nemmeno noi a parlarvi troppo di altro, parleremo di due, ma di poco altro in entrata, proprio perché insomma il Milan è bloccato qui per ora e non sa se usciranno questi 38 milioni benedetti, 35 e mezzo circa, eccetera, più il resto, oppure no. E a quel punto se capisce come dividerli, se andare a prendere un'altra mezzala o che cosa. Però bisogna decidere ormai. No, ma mi rendo La conto strategia anche, di aspettare ha pagato fino a un chi certo ci scrive, punto. vi prego, basta. Ma il problema, ragazzi, è che non fa basta il Milan con Yajari. Cioè, noi ve lo raccontiamo, ve ne parliamo ogni giorno, perché in questo momento il mercato del Milan è Ardon Yajari. Punto. Cioè, le altre trattative aleggiano, ci sono, perché poi vi parleremo di Doué, vi parleremo di Vlahovic, però aleggiano. Cioè, in questo momento il fulcro è lui. Finché non si risolve lui, lo vedete tanto, c'è veramente poco. C'è poca carne al fuoco in questo momento, a parte lui. Andiamo anche a vedere la grafica numero 6, Morgan, grazie. Abbiamo letto oggi di un Yajari che aveva già avuto una simile estate. In realtà era esattamente poche estati fa, cioè 2, non più tardi di 2 estati fa, quando era ancora a Lucerna, quando una lunga trattativa di mercato con il Basilea non è andata a buon fine, esattamente, adesso non voglio buffarla nel senso che andrà uguale, però il percorso, come si suol dire in questo momento, è stato veramente simile. Come vedete, ho riportato un paio di articoli. Yajari insiste per essere trasferito a Basilea, un cambiamento avrebbe potuto farmi bene. Questa invece è una dichiarazione post di settembre. Quella invece riportata sotto è di luglio mi pare. Con il mio agente e la famiglia abbiamo deciso, questa è rilasciata direttamente al giornale di Lucerna, abbiamo deciso che è giunto il momento di cambiare, ha detto Yajari. Siamo giunti alla conclusione che voglio restare in Svizzera. Sono convinto che a Basilea potrò fare il passo successivo nella mia carriera, ha aggiunto. Il Basilea vuole Yajari, quindi tocca a Lucerna. Chiedo ai responsabili di negoziare con il Basilea, ha continuato Yajari. Quando ho firmato il contratto, la dirigenza di Lucerna mi ha convinto che mi avrebbe sostenuto se avessi voluto cambiare squadra. Comunque, ragazzi, se no non si può andare avanti in questa trasmissione. Granit ha costato 20 milioni, va bene così. Anche perché altrimenti vedo fare la trasmissione da sola è un po' difficile. E tutta la trasmissione che è così, 20 milioni, va benissimo. Comunque, ok. Allora, ha ragione Daniele quando scrive perché le situazioni cambiano, le persone cambiano. Vero? È stato riportato oggi da un sito che ha analizzato questa situazione. È chiaro che non sono cose meravigliose, io sono sincera. Io quando vedo fare queste cose da un giocatore non dico wow. Vero che magari quello che sta facendo è perché sogna di venire al Milan. Cioè, può essere vero anche questo, può essere vero che al Milan magari si comporta bene, però è successo questo, cioè vi dobbiamo raccontare questo. Cioè, è un giocatore che, diciamo, quando è nell'aria un suo possibile miglioramento di carriera, fa di tutto affinché avvenga. Poi... Ma ragazzi, non è che sia Izza, è cronaca. 2 stati fa con Lucerna ha detto a Lucerna: io voglio andare via, non gioco più a Lucerna. Tant'è che i primi mesi di stagione hanno preso la fascia, perché poi è rimasto a Lucerna, perché Lucerna si è impuntato sì. e ha giocato lì. Gli hanno tolto la fascia.
che era capitano della squadra, gli hanno tolto la fascia, non gli hanno fatto fare più il capitano, tanto per dirne una. Non è cronaca, non è aizzare, ragazzi, se no altrimenti ci tappiamo gli occhi e le orecchie, No, andiamo ma dritti e diciamo buona. che ci sono dei giocatori che calcano la mano su questa situazione, dei giocatori che invece sono diversi. Però noi dobbiamo raccontarvi quello che è successo. Sicuramente il Bruges non è un club che ti mette nelle condizioni di essere sereno, però è anche vero, come vi dico sempre, che lui è lì da solamente un anno e poco più, quindi probabilmente loro vedevano un futuro diverso. Io vi ripeto quello che ho detto ieri, secondo me non è il metodo giusto quello che sta percorrendo lui, perché altrimenti avremmo chiuso. Cioè, se fosse il metodo giusto. No, beh, quello No, però sicuramente non quello no. aiuta. No, quello cioè, mettersi sicuramente così contro, che non t'alleni da 3 settimane col gruppo, e le partite non le vuoi fare, e le amichevoli non le vuoi fare, eccetera. Non so quanto aiuti, ecco, non so quanto aiuti. Quello sicuramente no. Però ti dico, rileggendo anche quello che è successo 2 estati fa, tralasciando la questione giocatore, la società, cioè Lucerna, pensò esattamente quello che poi in realtà sta pensando il Bruges in questo momento. Cioè Lucerna ha detto: ma io su questo ragazzo ci conto e penso che se resta qua a giocare, prossima estate lo vendo di più. Perché la questione era leggermente inferiore rispetto a quando poi è andato via a Bruges. E quindi più o meno le società si stanno comportando, lasciate perdere un attimo gli ageri, le due società hanno fatto la stessa idea, cioè è inutile che lo do via subito appena mi sta lì per esplodere. Sì. Esplode da me, lo E vendo poi post. E quindi questo è diciamo così, è l'idea delle due società. Morale, ragazzi, se il Milan decide di fare un passo in avanti, lo fa offrendo di più. e lo fa offrendo di più, quello è poco ma sicuro. Però in quel caso il Lucerna si impuntò, lo tenne, non lo diede al Basilea e poi l'ha dato praticamente a fine dell'inverno, perché poi in aprile era già ufficiale, al Bruges. Qui non so come si comporterà il Bruges, finora ha tenuto l'esatto stesso identico atteggiamento, cioè ha detto no, non lo vendo, A me più che ci rivediamo. altro, sai cos'è che non capisco? Cioè, io posso anche capire che loro magari si sono innervositi perché il Milan è partito offrendo 25-27. Però se è arrivato veramente in questo momento coi bonus a circa 38, poi magari coi bonus facili sono 36. Però non capisco perché in Premier lo darebbero via a 40 e a te non lo possono dare a 38. Cioè si parla veramente di poco. Perché è vero che alcuni ci hanno scritto in questi giorni: vabbè, ma al Milan cosa gli costa offrire 2 milioni in più? Però anche loro, cioè non è che in Premier, mi pare, gli stiano offrendo 10 milioni in più. Cioè è diventata veramente un po' una guerricciola tra tutte queste È diventata anche una componenti. questione di... Un po' di principio. Di principio. Perché onestamente, cioè, manca veramente un niente. Ma per entrambe, credo che in parte tutte e due siano un po' fermi anche per questioni di principio. Perché da un lato è abbassare di 2 milioni la richiesta, non una roba sconvolgente, quando peraltro è un giocatore che ancora forse non dimostra di valere 38. Potenzialmente magari sì, ci intravede un giocatore che magari potrà valere anche 60 in futuro, non lo so, ma per quello che ha dimostrato sul campo è un giocatore che si è appena affacciato in nazionale, Sì. capitano under 21 ma appena affacciato, e non ha mai giocato un minuto se non in Champions League in un grande palcoscenico, perché ha fatto Svizzera e Belgio. E poi quest'anno ha assaggiato la Champions League per il primo anno, quindi insomma è ancora all'inizio di una carriera da top. Sì, per me infatti l'offerta che fa il Milan è troppo alta. Cioè, per me è un giocatore che vale 25-30, non di più. Al di là di questo, è una questione un po' di principio. Il Milan stesso, una volta che sta ballando da 50 giorni, si chiude un occhio, l'altro occhio, si scrive da una parte e si fa un nodo al fazzoletto di non trattare mai più col Bruges,
prende questi 2 milioni, mette questi 2 milioni finali, 35 fissi, 2 di bonus facili, 2,5 di bonus quelli che sono, 40 complessivi, e poi va a bussare e dice adesso ok? Perché se non è ok neanche così. E lì è principio allora. Allora Ok. vuol dire che tu Siamo non lo vuoi arrivati, dare al Milan. siamo arrivati a questo punto qua. Grafica numero 7. Cioè, mi sembra di essere spettatrice di una partita di dama in cui nessuno in questo momento sta facendo mosse. Ma entrambi sanno quale mossa sbloccherebbe la situazione, perché il Bruges lo sa che basta poco e il Milan lo sa che basta poco. Quindi sei lì in attesa che qualcuno ceda. In tutto ciò, la questione terzino destro, per esempio, è a bagnomaria. Uno, perché lo Strasburgo, proprietà stessa del Chelsea, con cui non abbiamo dei rapporti spaventosamente ottimi, visto anche il recentissimo passato, non vuole nemmeno lo Strasburgo troppo trattare la cifra. È partita dai 30-35, non so quanto scenderà, penso molto poco nel caso. Uno, perché come il Bruges non vuol vendere il giocatore, perché peraltro lo Strasburgo ha già venduto parecchio in questa sessione, ha già intascato parecchio e non gliene frega niente di vendere anche Gola 2. Dall'altro ci siamo noi che Sì, che non gli siamo non particolarmente ne andiamo troppo a genio. simpatici. Morale, sì, ci toccherà cambiare anche la grafica di 2, non so, se vediamo che la grafica di Ma più che Viaggiare altro, si sai sblocca cos'è che col non Duomo. capisco? Cioè, mettiamo un attimo da parte questi due giocatori, no? Allora, vabbè, Yashari, come volete, è una situazione a sé. Ma anche qui, no? Sono 3 settimane che si parla di due. Ma se tanto loro vogliono così e tu non glieli vuoi offrire, basta, chiudi la serranda, cioè, passa un altro. Cioè, tanto se non vuoi dargli 30 e loro vogliono 30, cioè, perché altre 2 settimane a dire al Milan piace 2, però 30 sono troppi? E basta. Cioè, vai un altro giocatore, non penso che il mondo finisca a quella 2. No, nemmeno questo finisce, neanche questo mondo finisce a quella 2, però beh, c'è sempre la speranza che si faccia una trattativa. Sì, va bene. Non un prezzo e un costo, ok, una ma trattativa. se tu offri 20, io non so quanto ha offerto di precisissimo il Milan per 2, ok? Però se la cifra è molto più alta, la trattativa c'è fino a un certo punto. Cioè, un conto è che tu offri 25 e loro vogliono 30. Un conto è che ci sia una forbice di 10-12. Cioè, o ci si avvicina un po', quindi il Milan alza un po', e allora lì inizia la trattativa. Però a me non sembra che questa trattativa sia così iniziata. Cioè, mi sembra che ci sia un interesse, ok. Il calciatore costa, lo Strasburgo, lo ripetiamo da 3 settimane, non è intenzionatissimo a venderlo perché ha già venduto. I rapporti magari pian piano si sistemano, molto pian piano, però devi anche avere dei piani B quando ci sono queste situazioni. Ma penso e spero che ce li abbiano i piani B, nel senso che una volta che sblocchi Yashari, nel bene o nel male, poi una volta che sai che o hai speso 38 oppure non hai speso 38, ti muovi in maniera diversa. E credo che sia la questione legata appunto al nostro terzino destro. È ovvio e evidente che però domani è agosto, quindi in buona sostanza, se non è settimana questa, massimo la prossima, devi partire con i piani B se Yashari non si sblocca. Appunto, cioè i piani B si avvicinano, cioè, o meglio si devono avvicinare perché altrimenti... non è che so la questione, come ci siamo sempre detti, sì, il mercato chiude il 1 settembre, vero, ma un'operazione siccome lega l'altra, noi ne dobbiamo fare ancora 3 in entrata, non una, 3. Non è che so che hai 22 giocatori a posto e ti manca la punta di diamante, l'attaccante che tiri come un disperato l'ultimo giorno di mercato, oppure quella volta in cui andiamo a prendere Nesta, la squadra era praticamente fatta, hai aspettato fin quando sei andato a prendere Nesta all'ultimo giorno. Cioè, è chiaro. Yashari, 2 occhi per esso, la punta si tengono un po' tutte per mano, non possiamo tirare l'ultimo giorno di mercato. Mancano troppi tasselli. Come hai detto giustamente tu, non è un'operazione alla Sandro Nesta che andava a chiudere in maniera direi molto 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 egregia
la squadra. A proposito di terza operazione in entrata, chiudiamo il discorso attacco con la grafica numero 8, visto che ha parlato Comolli, visto Sì. che ha origini francesi, Comolli, cioè è francese. L'andiamo a leggere. Morgan ha parlato alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Vlahovic. Sì, ai quindi vari media della Juventus. Vlahovic può andare via se arriva un'offerta adeguata, ma al momento non è arrivata. Questo è il riassunto, cioè è il succo della dichiarazione. Lui ha detto: abbiamo avuto un confronto Sì. aperto negli Stati Uniti, ci siamo detti di comune accordo che se arriva un'offerta che va bene per tutti, per lui e per noi, a quel punto può anche andare. Sì, della serie serve un'offerta. Quindi qui è la classica trattativa dove magari puoi aspettare per capire se veramente si sblocca o la Juve vuole liberarsene. Poi dalle parole di Comolli non sembra, però magari anche il gioco delle parti. Cioè non mi sento di dire se non arriva un'offerta alta non lo lascia andare, perché sanno benissimo lo stipendio che percepisce, sanno benissimo che l'anno prossimo scade il suo contratto perché scade nel 26, quindi immagino che la Juventus sì, non lo regali, però sia consapevole di tutta la situazione di Vlahovic. Ripeto, qui devono fare tutti un passo in avanti o un passo indietro. La Juve, lui con lo stipendio, e il Milan deve veramente capire se lo vuole. Che è un nome che praticamente è intorno al Milan da quando Massimiliano Allegri è stato ufficializzato. Cioè il giorno dopo si è iniziato a parlare di Vlahovic, quindi è un nome che ovviamente l'allenatore del Milan penso gradisca, visto che è arrivato lui ed è arrivata la voce di Vlahovic. Sì, quello poco ma sicuro. Guarda, ve le vado a riprendere anche perché a conti fatti l'ha però messa sul mercato Vlahovic Comolli, perché a un certo punto in realtà contate che hanno già Jonathan David preso, eccetera eccetera. Gli è stato chiesto di Colomboani e Comolli ha spiegato, scrive Gazzetta, i rapporti, è un virgolettato in realtà, quindi è Comolli, i rapporti col Paris sono ottimi, il ragazzo spinge per tornare alla Juve, ma bisogna ancora trovare l'accordo. Morale, in soldoni. Una punta c'erano già, la seconda è Colomani, non se ne tengono 3 per fare la punta centrale della Juventus. Di cui la terza guadagna quello stipendio lì. Ecco, quindi in pratica anche magari non dicendo chiaramente, in realtà l'ha detto, perché può andare se arriva un'offerta è come metterlo sul mercato, però è metterlo sul mercato sapendo che loro sono già a posto nel caso. E per una società ti può anche dire va bene, io vengo da te e ti tiro un po' il prezzo. Spero. Sì, sicuramente. Però credo che bisognerà tenere d'occhio questa situazione come una situazione che potrebbe evolversi come no. Comunque sei molto birichino perché non hai letto nemmeno una donazione e infatti ce lo ricordo dall'inizio della trasmissione. Ringraziamo Jonathan Giannone che è abbonato con noi da 40 mesi e ci scrive: ciao ragazzi, una domanda per voi e per il mister, liberali? Beh, noi abbiamo risposto, il mister mi dispiace come detto ce la segniamo per giro tutte sabato, per la trasmissione di sabato. Giorgio Panizzi, abbonato da 6 mesi, ci scrive: tutto strano come 40 per 1 che gioca in Belgio. Si abbonano tra i migliori anche Orimas 89 da 8 mesi, Carlo da 40 e Andre Lat da 2 mesi. E ci scrive: Ciuqueze non si può vedere. Grazie mille. Scritto Andre Lat. Grazie degli abbonamenti. Leggo anche la donazione di Io non guido il carro ma sono il carro di 6 euro. Perché se i rapporti con il Chelsea non sono buoni ci giochiamo un amichevole? Ci chiede. Ma perché sono due piani completamente diversi. Un conto è giocare un amichevole e rientri in un discorso, diciamo così, chiamiamolo economico, dall'altro sono i rapporti tra dirigenti per il mercato. Per il mercato. Peraltro figli anche di una trattativa di un mese e mezzo fa per Mike Maignan. Sì,
per Mike, le voci messe in giro per Più che Pulisic. poi le amichevoli non è che si decidono il giorno prima, si mettono, alzano il telefono e dicono cosa facciamo? Giochiamo ad agosto? Ma sì, dai, ci vediamo tra un mesetto. Tum. E si mette giù. Sì, esatto. No, sono cose che si decidono veramente tanto tempo. Per No, ma dire, sono proprio una- due piani anche, cioè penso che comunque ci sia di mezzo anche il marketing, cioè le amichevoli sono una cosa proprio un mondo molto a sé, non è che... Allora, torniamo un secondo. Anzi, andiamo alla grafica 9. Scusa, Morgan, me la stavo perdendo. Per dirvene una su tutte, la maglietta del prossimo anno si decide tra settembre e novembre. A ottobre già c'è il 90% di quello che sarà la maglia ufficiale del prossimo anno. Cioè del tipo, non è che si decide in primavera e che se magari iniziano a uscire, diciamo così, le anticipazioni in primavera si può cambiare perché c'è un riscontro non positivo, oppure sì oppure no. Cioè, queste cose qui veramente hanno dei tempi di gestazione lunghissimi, amichevoli comprese. Faccio un sondaggino velocissimo. Sì, intanto Anche io ringrazio Simone che è abbonato da 43 mesi, quindi con il badge 3 ed è tra i migliori. Grazie mille Simone. Si è messo in luce Okafor negli ultimi 90 minuti in pratica, i 45 con il Liverpool finali e i 45 iniziali qui con il Perth di quest'oggi. Bea, tu cosa faresti con Okafor? Ho fatto 3 opzioni. Opzione 1, cedo solo a titolo definitivo a fronte di buona offerta economica. 2, apro anche al prestito ma solo se vincolato a buone possibilità di riscatto. 3, tengo e provo a rilanciare. Cosa faresti? Ma se non c'è Okafor, la partita che magari Rafa non c'è, chi gioca? Beh, dipende se gioca a 3. Appunto, ci sono tante cose da valutare. Chiaro che si potrebbe anche tenere, non è un giocatore che secondo me non... Cioè, ho visto di peggio onestamente al Milan di no Okafor. Chiaro che il calciatore che abbiamo visto nell'ultima stagione io non lo terrei mai. Dipende nelle partite vere, nel campionato vero, come si comporta. Io questo vi dico perché abbiamo visto più facce di Okafor, no? Comunque ha sempre dimostrato di avere delle potenzialità, però non è mai diventato una potenzialità reale, cioè è sempre stato un po' però guarda che fa vedere dei buoni colpi, anche le partite che ha giocato da titolare, no? Nelle scorse stagioni si è un po' perso, quindi è difficile dare un giudizio netto su Okafor. Io continuo a vedere un giocatore che non è malvagio, però ci ha lasciato anche dei dubbi, cioè è innegabile. Beh, insomma, 6 mesi fa, intorno al dicembre-gennaio scorso, quando poi è andato al Napoli, probabilmente se avessi fatto questo tipo di sondaggio sarebbe stato completamente diverso. A marzo più o meno simile, adesso dove si è ripresentato quest'estate mi sembra atleticamente migliore, abbiamo un allenatore un po' più quadrato e quindi si spera che inquadri Okafor. E quindi è il motivo per il quale vedi tanta opzione 3 nei voti, cioè tengo e provo a rilanciare il giocatore. Se avessi fatto questo sondaggio 6 mesi fa, l'opzione 3 se era al 10% poi l'estate forse era ragazzi tanto. è molto, cioè l'anno scorso io mi ricordo che qualcuno ci diceva Liberali diventerà il titolare del Milan, cioè quindi l'estate è molto una cosa a sé, però è innegabile che dopo il passaggio da Antonio Conte anche atleticamente sembra un giocatore diverso. Sì. Ma devo essere onesto, mi è sembrato anche migliore di come il Napoli l'ha lasciato a maggio. Sì. Cioè, dal punto proprio di vista fisico, poi ovviamente lo possiamo fare Magari ha soltanto capito che stava facendo delle guardandolo. cavolate per la sua carriera, Sì, cioè, diciamo così, è un discorso molto d'occhio. Cioè, lo vedo alcuni tipi di movimenti, alcuni cambi di peso, alcuni cambi diciamo così, di velocità nel breve, e mi sembra un pochino meglio rispetto a come anche addirittura l'ha lasciato il Napoli. Però Poi posso dire una cosa però, poi bisognerà capire prima o poi perché in questa squadra ci sono giocatori che hanno 12 miliardi di chance e giocatori che non ne hanno nemmeno una,
perché ci sono proprio due pesi e due misure evidenti in questo club. Ci sono dei giocatori che gli dai la 50ª occasione perché fanno due amichevoli carine, e invece ci sono dei giocatori che a prescindere via. Su questo bisogna dirlo, al di là dei nomi, è evidente che c'è un trattamento A e un trattamento B. Chiudo il sondaggio anche perché più o meno si è fermato con o lo cedo o lo tengo. Si sono divise a metà queste due opzioni, l'opzione del prestito alla Pobega, quindi va bene il diritto, ma poi magari possibilità di riscatto e quant'altro non scalda tantissimo. Vediamo cosa decide Allegri, perché in realtà su questo più o meno ha una buona margine di decisione lo stesso Massimiliano Allegri, quindi chiudo qua il sondaggino. Sì, prima qualcuno ci aveva scritto: lo venderei ora che è in una buona condizione prima che torni come prima. Quando hai dei giocatori che sono caratterizzati così dagli alti e bassi, ci sta che ti venga da pensarlo, cioè è normale. Morgan, torniamo pure in studio. Mettiamo anche in sovraimpressione il numero di telefono, che apriamo le telefonate 20 minuti finali fino alle 16. 02 4942 8479. Sì, caro il mio Morgan, devo fare le veci invece di Enrico Boiani per quanto riguarda Fantalgoritmo, perché torna il fantacalcio, torna la possibilità di essere, diciamo così, protagonisti con la propria squadra e con la propria competenza, perché la competenza. Bisogna mettere qui in gioco veramente la competenza con Fantalgoritmo. L'iscrizione costa 19,99 € sul sito di fantalgoritmo.it. Chi si iscrive prima, a parità di punteggio, vince prima degli altri i premi, che sono tra gli altri ogni giornata, quindi chi vince la giornata, maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 €, eccetera eccetera. Mentre alla fine della stagione chi vince tutto il cucuzzaro si porta a casa un iPhone 16, che male non fa, e un MacBook Pro da 14 pollici più molti altri premi alla fine della stagione. Quindi vi divertite e portate a casa i premi. Iscrivetevi su fantalgoritmo.it, trovate il link nei commenti che vedete di fianco qui alla chat. La Bea si è caricato il computer, quindi possiamo andare direttamente al telefono. Me l'hai staccato con i piedi. Te l'ho staccato con i piedi. Però pazienza, sopravvive fino alle 4, dai, sopravvive. Vabbè, andiamo al telefono. Pronto? Ciao grandissimi, sono Mauro. Ciao Mauro. Siete stoici? No, vabbè, non è stoici, è che mancano 36 ore. Volevo anche augurarvi buone ferie. Grazie, mai come quest'anno necessarie. Beh, sugli apprezzamenti inutile che continuo perché sarei ormai prolisso. Volevo fare una brevissima considerazione sugli Asciari. Sì. Perché pensavo se fossi io tifoso del Bruges, come mi sentirei nei suoi riguardi. Oggi fanno passare sai quella norma che è uscita della contrattualistica, che si possono fare contratti fino a 8 anni. Ditemi voi cosa servono i contratti se uno dopo un anno o neanche, premesso, io vorrei che venisse, però l'atteggiamento è completamente sbagliato, perché in vista tu devi onorare comunque fino alla fine un contratto, visto che sei stipendiato da quella squadra. Non ti puoi permettere di dire a quella squadra, che è già una squadra incazzosa di suo, che non vuoi più far parte di quell'organico, perché secondo me raddoppi l'incazzatura del Bruges, che lo irrigidisce ancora di più. Fra lui e Scaroni sono due bombe a orologeria, questo è purtroppo il mio pensiero. E comunque l'atteggiamento di Asciari non è corretto, perché bisogna pensare che allora tutti i contratti in tutti i campi della vita valgono zero, e questo non può andare avanti. Buone ferie amici miei. Ciao, grazie mille. Ciao. Vengo a trovarvi a fine mese. Ciao. Ciao Mauro. Allora, prima di tutto chiariamo una cosa: andiamo in ferie, virgola. Esatto, cioè da questo luogo dallo fisico studio, nel senso che lunedì l'editoriale c'è, lunedì obbligo di riscatto c'è, tanto per dirne una, quindi i contenuti sono tutti i santi giorni, semplicemente non siamo dentro queste 4 pareti rosse con le scritte nere alle nostre spalle, ma per il resto la radio andrà avanti praticamente sempre, tolto il 15 di agosto. Beh, ci mancherebbe. Ma se arriva a Iaggiare il 15 di agosto, Bea, diretta. No.
Io Ci stai? No, onestamente il mio Ferragosto. Viaggiare a Ferragosto? No. Moglie mia, non ti fate conosco. voi, Eh? i protagonisti di Obbligo di riscatto. No, io a Ferragosto non vado in onda, anche se dovesse arrivare. No, solo in un caso potrei andare in onda. E non riguarda una trattativa per un calciatore. Lì allora dico, Allora, ci dietro penso. di te si è illuminata Ci il penso. faro che Andiamo ti al dice che c'è il telefono. Pronto? Pronto? Non c'è più il Niente. telefono. E allora ritorniamo tra poco. Allora, rispondiamo a qualche domanda dalla chat, giustamente. Mentre non so se si è illuminato il faro, Morgan, delle telefonate per un motivo oppure. Ah, ok. Alessio ci chiede di Galliani. Ripetiamo quanto detto. È una voce che ha della consistenza. Da qui a dire no, o da qui a dire sì, assolutamente sì, ci passa un mare. Però, diciamo così, non è una buttata. No, diciamo che sono arrivate varie conferme da colleghi autorevoli, ecco. Diciamo che è un'idea. Poi deve trovare la piena considerazione da parte di tutti, bisogna trovare gli spazi giusti per inserire, bisogna inserirlo nei tempi giusti, perché c'è anche di Monza per ora ancora di mezzo. C'è da fare Più che nel altro- caso tanti passaggi, più che altro però c'è- non è una voce Più buttata che a altro caso. c'è, se arriva Galliani sarà al posto di qualcuno, cioè non possiamo sempre aggiungere perché sia mai Anche perché sennò che gli facciamo fare? mandare via qualcuno, cioè questo No, mi anche fa perché un po'. onestamente cosa gli facciamo fare? Il presidente è andato, la D è andato come ruolo, è andato, il direttore sportivo, la rappresentanza della proprietà, il direttore tecnico, il capo cioè sono tutti i ruoli sono pieni, non so, manca il direttore generale, però Sì, a ma- livello proprio Sì, materiale. ma, cioè, dai. Terzino destro, ad esempio, potrebbe essere una grande idea. Torniamo al telefono. Pronto? Pronto, ciao Simone, ciao Bea, sono Massimo Marzo, quello che era stato Ciao sfoltito Massimo. da Harry un giorno. Però dite a Harry che sono un ammiraglio in congedo, che non si permettesse più. Ma guarda, io ti direi di andare davanti alle che coste fai, di Pesaro e farglielo notare. Ah, sì, anche perché ad Ancona abbiamo pure Comando Marina, quasi Esatto. quasi ci penso. Potrebbe essere una grande Comunque, idea. a parte gli scherzi, volevo fare i complimenti perché siete un punto di riferimento incredibile per me che sono in congedo e in convalescenza, per fortuna mi sta andando bene. Grazie. Auguri per la Sì, grazie. pronta guarigione. La più in gamba è Bea, Simone, non ti offendere, No, ma Troppo certo, ci gentile. mancherebbe altro. perché con la sensibilità femminile capisce molto di più di noi maschietti. Io sai che cosa ho pensato di tutti i discorsi che stiamo facendo? Sì. Che addirittura che Yashari sia una finta trattativa del nostro grande amministratore delegato, per dire poi sono loro che non ci hanno voluto dare. Non è vero che io compro solo giocatori sotto i 20 milioni, penso un po' che sto pensando. Hai più- fatto un giro molto lungo, mi sa. Molto lungo. E in più vedo che Stupignano abbiamo preso subito, Scuola Mendes, mentre gli altri che sparano più di 20 milioni, col cavolo che li chiudiamo, ovviamente. Ma questo ci vuole dare Mendes? Gonzalo Ramos, dopo Felix. Ma Yashari non è Scuola Mendes, capito? Questo è il No, problema. no, lì no. Vabbè, no, a parte gli scherzi, mi è dispiaciuto per i liberali moltissimo, come mi è dispiaciuto per Brescianini, quelle modalità proprio non le digerisco, le vedo proprio anti-Milan, mi dispiace, voi non lo potete dire, lo dico io. Sono stato in Marina e so che succedeva quando qualcuno comandava, si riempivano di amici, capite a me, per gli appalti, le forniture, si riempivano di amici. E quindi il signor Furlan, secondo me, pensa più a sé e non al Milan, no? Come si chiama? Benefit da dirigente, Vitti, voi ascoltate soltanto. No, è che non è che posso far passare qualsiasi cosa, Massimo. No, la paura mia sai qual è? Che siccome sta facendo un ottimo lavoro Allegri, e i ragazzi sono splendidi, spero che non si rompa il gruppo, che quello... Ma credo che Allegri e i giocatori debbano fare un po' una sorta di gruppo chiuso, unito tra di loro. Bravissima Bea.
mi hai capito al volo, perché i ragazzi ci sono, anche quelli che sono meno campioni, sono tutti ragazzi bravi che corrono. Il problema nostro è che non hanno licenziato Schiroschi, Ibra e Jeff, il grande Jeff, ma questo significa che vanno bene a Forlani va bene a Elliott va bene a Redbird che ripaga l'interesse, è tutto qua. Sono peggio di Martinelli, non mi fate parlare più. No, meglio. Tu pensa che ho visto, aspetta, poi chiudo. Ho visto il Milan, avevo 9 anni, dal mio balcone, tornarono da Bari, io sono di Taranto, avevano vinto 5-0, squadra di Rocco, e io vidi per la prima volta Riviera Prati. Tanti anni fa. Sì, altri tempi. Massimo, grazie ancora. Buona estate, buon rientro. Tante belle cose a voi, ragazzi. Ciao Grazie. Massimo. Ciao, grazie ancora. Torniamo a leggere un po' la chat nel mentre che arriva la prossima telefonata. Chat che ragazzi c'è, ma un po' di rispetto per le persone. Cioè, ma io veramente, io rimango no, invece lo so. lo dico. E infatti i messaggi poi li cancelliamo, perché ci vuole un po' di rispetto per le persone. Ma cos'è? Vabbè, andiamo avanti, dai. Sì, andiamo avanti, però va anche detto, perché non è una cosa normale. Beh, ti chiedono se vai in ferie a Livorno. No, però detta così male. no, io d'estate vado al mare. Quindi Bruges. No, io vado al Bruges credo che non sia. mare. Non è sul mare Bruges. C'hai i canali che arrivano al mare, ma non è sul mare. Beh, Livorno è sul mare, Bea. Sì, ma non vado a Livorno. Vabbè. Vado buttala al via. mare. Comunque, quello che diceva Massimo è... Oddio, quello che in realtà hai detto anche tu. Mare in realtà... spiaggia, sabbia, Livorno, sono già stata. Tanto Daniele dice che sono già stata a Livorno e io sono già stata a Livorno. Ho già fatto quel che dovevo fare. Perfetto. No, volevo dire che quello che hai detto tu, anche soprattutto sulla questione gruppo, eccetera, è quello che ci dicevamo esattamente. Quante volte l'ho detto io, ma non per dire l'ho detto, però l'avevamo detto qua 12 mesi fa. Se c'è una chance per far andare bene la stagione precedente, visto quello che era l'ambiente nostro, che tutto il delirio, dirigenti, era che allenatore e giocatori facessero fronte comune insieme, chiudono le porte di Milanello, oppure se vogliono entrare chiudono materialmente lo spogliatoio e vanno dritti. Da soli. E invece l'anno scorso non è successo così. Troppe chiacchiere, troppe intromissioni, si è ascoltato anche un po' troppo e le questioni si sono un po' divise, sfortunatamente. Quest'anno Allegri forse ha un pedigree, un'esperienza delle spalle un pochino diverse rispetto a Fonseca soprattutto, e forse riesce a tenere dritta la barra. Telefono. Pronto? Eccoci, Sì? ciao. Ciao, sono Flavio D'Asti. Ciao Flavio. Volevo farvi innanzitutto i complimenti perché voi siete la parte migliore del milanismo, la quintessenza del milanismo, e vi ascolto sempre volentieri. Grazie. E faccio anche una donazione mensile a voi per quello. Io lo faccio tramite bonifico bancario, per cui non sono visibile, ecco, non ho la visibilità di chi fa l'abbonamento. Comunque io sono dei vostri sempre. Grazie anche per le donazioni. Noi ogni tanto ti ringraziamo in diretta, ma non sappiamo se poi in quella diretta tu l'hai sentita, quindi grazie mille. Sì, ma comunque quello è il meno. No, volevo solo dire che sono contento, sono arrabbiato perché dopo gli sfasci di questa annata diciamo che l'unico che è un po' è il mutuo di Malmo, che l'abbiamo un po', però il futurista, il bocconano sono ancora sempre lì. Guarda, no, perché i danni che ci hanno fatti e il fatto che mi sono disamorato, ecco, di vedere le partite del Milan è colpa loro, quindi quello che va detto senza offendere, poi per carità. Io
dico solo che hanno fatto più danni della grandine e adesso l'ultimo ancora lì Stadioni continua su questo. Comunque ce li abbiamo e dicono che ce li terremo ancora per un bel po'. Adesso vediamo con Galliani come evolve la situazione, se questo qui può se questa persona che di calcio può come dire alterare questi equilibri che sono proprio deleteri, oppure non lo so, lo mettono in un posto così per fare rappresentanza. Ecco, speriamo in bene. Per il resto diciamo che Allegri mi ha dato un po', anche se fa un calcio che non è diciamo il mio massimo, però perlomeno vedi una squadra quadrata, vedi una squadra che ti dà un'impressione di solidità, perché prima era veramente... io l'anno scorso le ultime 5 partite, 6 non le ho più guardate perché era uno stilicidio. Sì. Comunque, grazie ancora. Grazie Flavio, buone ferie anche a te. Grazie mille anche delle donazioni. Sono pensionato, per cui sono sempre in ferie. Però mi tenete tanta compagnia. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao Flavio. Ciao. Buon pomeriggio allora. Torniamo pure in studio, visto che abbiamo ancora tempo per un paio di telefonate da poter fare. Ovviamente ragazzi vi invito, adesso si può dire qualsiasi cosa, però ne rispondiamo a noi poi, che la dite voi, ok, ma ne rispondiamo noi. Quindi ci dobbiamo dissociare da determinati termini, fate i bravi. Per quello che prima mi arrabbiavo, perché oltre alle telefonate, anche in chat, certi termini, certi atteggiamenti, certe critiche pesanti alle persone che chiamano, alle persone che intervengono quando abbiamo gli ospiti. Cioè, ragazzi, ma l'educazione ogni tanto pratichiamola, perché caspita. Va bene così, dai. Vediamo se c'è un'altra telefonata tra poco e vediamo un po' cosa succederà sul nostro mercato. Cara la mia Beatrice, mancano esattamente 32 giorni alla fine del mercato. Mancano 24 ore a te che vai in ferie, quindi io sono fiduciosa sulla... Che poi la gente pensa che spegniamo. Allora, non te ne vado vai da Milano. Vado Facciamo via da così, Milano. te ne Brava. vai da Milano. Mi sembra un'ottima cosa. Purtroppo vado via solo da Milano. Non vado via in generale in ferie. Quindi arriverà Ardon Iajari con te lontano da Milano. Porca miseria. Vabbè, tanto ormai non penso che dipenda dalle mie frasi o dalle tue frasi. Non lo so Daniele, potrei venire ma solo se offri qualcosa ovviamente. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno da Malaga. Ciao Davis. Ciao Davis. Ciao, come state? Bene, freschi, il Milano si sta bene? Vi vedo, sì, bene. E niente, a proposito di gente che viene insultata in chat, ne so qualcosa da un bel po', ma vabbè. Ormai... lo so Davis, sono tempi brutti da quel punto di vista. Sì, vabbè, ma non finiranno, non c'è speranza. Vabbè, comunque per il resto io sul Milan quest'anno sono ottimista, perché per me stanno facendo un gruppo, uno spogliatoio, e quindi Allegri c'entra qualcosa. E per il resto, guarda, Yassari ormai veramente basta. Ti sei stancato? Ma sì, poi io con quelli là, con quella maglietta lì, io con quella gente lì non vorrei neanche fare, ma qualsiasi Atalanta, Inter, Bruges, che non so chi c'è ancora, Pisa. Quei colori non li vuoi vedere? Pisa, no, quelli non bisogna fare nessuna trattativa, ma portano sfortuna. Così, e poi magari tanto fumo e alla fine farà, scusate il gioco di parole di Cattelan, no, perché alla fine speriamo di no, che è un buon giocatore, ma poi viene tanto si aspetta, magari, ma comunque non finisce il mondo senza Yassani, no, sarà certo, qualcun altro, no. Cioè, scusate, lì ci sono fiori. C'è uno che dice che è il miglior scout del mondo, si autodefinisce, no?
qualcuno troverà, no? C'è solo lui, e poi per il resto niente, ve l'ho detto, sono ottimista. Comunque Galliani tutta la vita. Vi immaginavate Galliani davanti al sindaco di Bologna? Secondo voi avrebbero rimandato a partire? Secondo me no. No, non credo, Davis. Ecco, quindi viva Galliani, forza Milan, buone vacanze. Io vengo, l'unico babbeo che viene a Milano a fare le ferie da Malaga sarò io, però vabbè. Quando vieni, Davis? No, Milano vengo dopo Ferragosto. Ferragosto lo faccio qua. No, ma vengo lì, poi faccio un giro, Dolomiti, vabbè, Venezia, poi torno lì, allora. La mamma si deve andare a trovare. Davis, buona estate allora. In agosto. Grazie altrettanto, forza mia, Ciao, faremo una bella Davis. stagione. Vedrete, ottimismo. Sì, Assolutamente. Ciao Davis, Davis. buona Ciao. stagione, buona estate, buon ritorno in Italia. Ringrazio Torniamo in Ricky studio. Mau97 che ha abbonato tra i migliori da 9 mesi e ci scrive: perché più giocatori della primavera che da Milan futuro? Ci chiede. In che senso? Forse in è campo? riferito a quelli che si è portato in tournée Allegri. Perché sono meglio? Riccardo SP abbonato da 15 mesi tra i migliori ci scrive: forza ragazzi che arrivano le ferie. Sì, nella tournée, sì, in effetti sono... Ma semplicemente ha portato quelli che sono un pochino più futuribili. Quindi in teoria ha portato Liberali, Magni, Dutu, Comotto, che oggi ha fatto un buonissimo primo tempo e un bel gol su calcio di rigore. Chi ha portato ancora di ragazzi giovani? Non ne ha portati tantissimi, anche perché in realtà a livello numerico la rosa c'era. Poi che magari noi possiamo considerare giocatori buoni per il prossimo anno, ma insomma il numero c'era. Telefono, pronto? Ciao ragazzi, sono Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Domandina molto veloce, così Sì. do anche spazio agli altri. Allora, io per quest'anno sono ottimista perché, sono pessimista perché. Datemi voi la risposta per favore. Buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Ostia. Bea, cosa Io ci sono dici? ottimista perché abbiamo un allenatore di livello più alto rispetto agli ultimi 2 anni. Sono pessimista perché in dirigenza sono rimasti tutti. Caspita. Cioè, nel senso, Tare si è aggiunto. E siamo l'unica società in cui si aggiunge l'unica. Poi magari venite a trovare la società finlandese che aggiunge. Siamo l'unica società che ha fatto 2 stagioni tremende, invece di sostituire aggiunge. Quindi io per questo lo dico. Ma più o meno credo che la mia risposta è abbastanza simile, nel senso che sono ottimista perché finito il mercato, dal 2 di settembre in questo caso, iniziarono a lavorare per davvero sulla stagione Allegri e Tare, cioè 2 persone che quantomeno di questo sport l'hanno masticato da giocatore, l'hanno masticato per tanti anni, chi da allenatore, chi da dirigente. Sanno più o meno le regole non scritte di questo sport, sanno come si deve operare, poi possono fare bene o fare male, ma hanno, diciamo, un background di Però conoscenze sì, esatto. che quantomeno ti lascia, ti dà la possibilità di dargli fiducia. Quantomeno non cadono in errori marchiani, come abbiamo visto nel recente passato, proprio di gestione della stagione, che è stato forse la cosa principale, ancora più del calciomercato, giocatore che arriva in più, giocatore che arriva in meno, perché noi come al solito battezziamo i dirigenti con ci ha comprato quello, bravo, ci ha comprato quell'altro, scarso, non è capace di vendere uno, non è capace di vendere l'altro, ha venduto troppo, ha venduto a poco, non è così che cioè è una parte del giudizio sul dirigente. Il dirigente si valuta quando durante la stagione non fa danni, fa andare bene la squadra, non crea casi tra giocatori, l'allenatore, dichiarazioni, peso politico, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tante questioni. Comunque domani le trasmissioni ci sono, rispondo a Fede che ce lo chiede. Siamo anche domani qua. Sì, Oggi c'è stato solo questo cambio. Poi, per la ragazzi, partita. 2 settimane, il 17, Enrico Boiani è qui. Qua, per dirne una. Morgan è qui. Giacomo Mirandola è qui. Prendiamo l'ultima telefonata, se Io arriva. col Piffero. Ma la settimana prossima
Dopo, anzi. Volevo dire un'altra cosa. Ah, per la questione negativa. Negativo Puoi perché... anche copiarmi, non mi offendo. La vedo negativa per... No, sto pensando, non è che posso buttare lì una cosa così tanto per... Se posso vedere più che negativo un punto di domanda, un'incertezza sul fatto che, insomma, abbiamo scavato un solco purtroppo in negativo l'anno scorso sulla gestione di tutto quello che è stato il Milan. E purtroppo, a parte che chi l'ha fatto è ancora lì, e in alcuni casi ancora abbiamo visto mette molto mano, però si è veramente scavato tanto. Per ritornare a galla bisogna lavorare tanto e quindi non so se in un anno si riesce a fare così e si torna subito a galla. Posso dare un consiglio? E soprattutto non c'è il GOAT, giusto Daniele? Non c'è più Tigre. Posso dare un consiglio? Rio scrive: giudizio definitivo lo darà il tempo. Posso darvi un consiglio? Vivete da tifosi il Milan. Cioè, non fatevi condurre da chi vi dice bisogna aspettare che finisca il mercato, poi bisogna aspettare i primi 3 mesi di campionato, poi bisogna aspettare il mercato di gennaio, poi bisogna aspettare la fine del campionato. Vivete da tifosi, cioè se il Milan 2 settimane perde, vivete da tifosi, arrabbiatevi, fate. Cioè non toglietevi quella naturalezza, perché mi sembra ormai che non c'è più naturalezza in questo sport. Cioè il calciomercato fino ad ora del Milan dice questo, questo e questo. Poi tra un mese magari c'è Yashari, 2 e Vlahovic. Magari tra un mese non c'è nessun dei 3. Però, cioè, vivete, non aspettate, vivete. Con passione. Caspita, che appello a cuore No, aperto. perché mi dispiace che sono diventati tutti filosofi, bisogna aspettare a giudicare. Ma fate i tifosi ogni tanto, ve lo do come consiglio. Io da tifosa e basta, proprio a volte proprio mi... È un'altra cosa. No, perché ne abbiamo già parlato, se no si entra in un loop No, dove... ma non entro, cioè mi dispiace, capito? Perché non... È un'attesa continua, attendo che finiscano il mercato per poterlo giudicare, attendo i primi 2 mesi di stagione perché sono arrivati i giocatori nuovi e ancora la squadra non è ok. Attendo di arrivare alla pausa di Natale perché la prima parte di stagione è solo per consolidare e poi a Natale vediamo perché nel caso ho il tempo di risistemare. E i primi 2 mesi, gennaio e febbraio, sono perché i nuovi acquisti li devo aspettare. No, A marzo, aprile aspetto perché devo prima vedere come finisce la stagione per davvero. Aspetta un secondo, perché se non riesco a finire l'anno. Marzo, aprile vedo lì perché devo aspettare di capire se sono arrivato ottavo, settimo, sesto, primo, secondo, Champions, non Champions, eccetera. A giugno aspetto di vedere, perché caspita, hanno capito gli errori, o meglio, o forse hanno capito, hanno fatto bene, e prendo un allenatore, eccetera, quindi aspetto, e riparte il loop a luglio dell'acquisto. Cioè è un continuo aspettare. Il giudizio se no non arriva mai. No, ma ripeto, cioè noi addetti ai lavori probabilmente su certe cose è anche giusto essere lungimiranti in certe cose. Io non sono una che aspetta per giudicare le calende greche, non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Penso di aver avuto i giusti tempi, magari ho sbagliato qualcosa, però proprio per un tifoso, cioè vivere, cioè un po' di passione in più, un po' di normalità, poi gli addetti ai lavori magari fanno tutto il resto, però grazie a Cri che mi scrive: brava Bea, totalmente d'accordo con te, ci dona 10 euro, grazie mille, spero di aver fatto passare un messaggio normale, ecco, mi sentivo di dirlo. Ma che giardino ti devo far vedere? Non ne ho giardini. Cari, purtroppo. Forse si riferiscono al giardino da cui ogni tanto fai le dirette in estate, Giardino in estate? Boh, vabbè, lo vedrete nel caso, magari dietro le mie spalle nelle prossime settimane. A proposito, domani giornata classica, quindi obbligo di riscatto alle 10, lancio alle 13, talk alle 16 e fin lì non si scappa. Da settimana prossima lo studio saluta e per 2 settimane non c'è. La radio no, la radio resta con obbligo di riscatto sempre, tranne la domenica sempre, perché d'altronde dobbiamo fare giornata 51, 52, 53. No, scherzi a parte, obbligo di riscatto va avanti sempre e poi avremo il modo di accompagnarvi ogni giorno con 2 appuntamenti comunque. Uno è obbligo di riscatto, l'altro varierà tra editoriali,
talk abbreviati, eccetera. Poi praticamente da Milan Bari in poi si torna Comunque poi a pieno farò regime. uscire un post Instagram in cui vi spiegherò tutto, perché sennò così ci si perde, in cui vedrete tutte le date con gli orari del nostro palinsesto. Ci sono gli alberi, sì. E beh, gli alberi ci sono ovunque. Carissimi, siamo arrivati in chiusura di questo mega, non so neanche come chiamarlo, talk, bottoni, stanza, quello che volete. Scusa, lo volevo leggere solo così perché fa effetto. Proprio l'estremo ottimismo di Filippo che ti scrive che come minimo andrà in Polinesia. Minimo? Per Come massimo minimo, cosa farei? cioè praticamente un miliardario. No, proprio per niente, non esco dai confini patri, carissimi. Siamo arrivati alla fine. Bea, ci ritroviamo domani. Ciao a tutti. Caro Morgan, metti pure la sigla, ci ritroviamo domani mattina ore 10 come al solito per obbligo di riscatto. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.